Ciao a tutti, siamo Davide e Gianmarco. Ciao. Oggi niente solumi, ma prepareremo un dolce che ci farà Gianmarco, che è il Bensone, un dolce tradizionale di Modena. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, prima di andare a vedere un attimo gli ingredienti, che cos'è il bensone? Beh, penso che qua a Modena, in provincia di Modena, lo conoscono tutti, lo conoscono anche in Riviera Romagnolo, ma lo chiamano in un modo differente. Là lo chiamano ciambella, noi lo chiamiamo bensone. Tipicamente è vuoto, ovvero è un impasto di, possiamo dire, quasi pasta frolla lievitata, vuoto, però noi oggi andremo a vederlo sia vuoto sia ripieno di amarena, di marmellata di amarena. certo, quello. Allora andiamo a vedere intanto gli ingredienti. Allora oggi ne faremo solo 2, quindi non facciamo delle dosi eccessive, poi dopo dipende sempre dalla pezzatura del bensone. Allora 150 grammi di uovo, sarebbero 3 uova praticamente medie. Comunque uova intere. Esatto, io uso sempre il misto d'uovo perché così si fa prima in tutto quanto. Poi 150 grammi di burro, temperatura ambiente, 200 grammi di zucchero semolato, poi abbiamo una buccia e un succo di un limone edibile per dare l'aroma in più al nostro bensone. Buccia grattugiata dentro. Esattamente, il zest della buccia del limone, naturalmente lo edibile ma lo laviamo prima. Poi abbiamo 20 grammi di lievito per dolci, questo parliamo dopo, e 500 grammi di farina 00. Allora, questo invece è quello che ci servirà per guarnire i nostri bensoni, ovvero zucchero in granella. Oltre a questi ingredienti ci servirà un po' di uovo, credo basterà un altro uovo per spennellare i nostri bensoni, e un altro po' di farina 00 per andare magari ad aggiustare la densità, comunque la morbidezza del nostro impasto, perché io preferisco con certi tipi di dolci da forno farli leggermente più morbidi per poi dopo aggiustarmi con la misura di farina pian piano mentre facciamo il tutto quanto. Direi di poter iniziare. Allora usiamo la planetaria per far prima, ma tranquillamente noi lo possiamo anche impastare a mano. Sì, questo quantitativo. Però sì, lo facciamo. Ti ho preparato la planetaria. Sì, la mano di tira via. Perfetto. Così facciamo prima. Allora andiamo a unire l'uovo, lo zucchero, ed è qua che andiamo a metterci il nostro limone. Quindi uovo, zucchero e limone. Esattamente. Mettiamo l'aroma di limone in questo processo in modo tale che le molecole di grasso dell'uovo vadano ad assorbire. Grazie Davide. Prima il pirulino là dietro. Prima il pirulino da dietro. Vedi se l'ho preso? No, è in su. Aspetta. Perfetto. Ok. Lì. E poi chiudi. Perfetto. Andiamo a mettere, come ho detto prima, l'aroma di limone, o comunque il nostro aroma, con l'uovo, perché le molecole grasse dell'uovo fanno sì che l'aroma anche dopo la cottura si sprigioni al meglio. Allora andiamo così, velocità 1 e via. Quindi con la foglia. Esattamente, utilizziamo la foglia perché non andiamo a montare il composto. Tempo che si scioglie lo zucchero, possiamo andare già a togliere, io so qua, non serviva molto, andiamo già a abbassare la planetaria e a inserire il burro. Allora, burro a temperatura ambiente perché comunque è un impasto che dopo andremo a manovrare a mano, quindi prima facilitiamo l'assemblamento del burro e meglio è. Adesso andiamo lì, perfetto, andiamo a fargli fare un altro giro e via. Sempre a uno. Sempre a uno. Questo è un impasto che non devi aspettare che lieviti. Assolutamente no. Perché questo è un lievito rapido, diciamo. Più che altro non è per il lievito, è per l'impasto che noi andiamo a fare. Noi non abbiamo bisogno che lieviti o comunque che si smonti qualcosa. Usiamo infatti, come avete potuto notare, proporzione 1 a 1 sia burro che uovo, e questo fa sì che l'impasto sia già pronto per essere manovrato al massimo. Se noi andassimo ad aspettare, l'impasto invece fa al contrario, praticamente invece di andarsi a rassodare o comunque essere più manovrabile, diventa un po' più ingestibile, si va a seccare più facilmente. Comunque una volta che il burro, visto che è a temperatura ambiente, si sarà abbastanza sciolto,
possiamo andare a togliere. Adesso non so se si vede, comunque è ancora in pezzi, però a noi va bene uguale perché tanto non abbiamo quel problema. Noi andremo a finire di amalgamare per bene tutto il resto con l'inserimento di farina e lievito che ho messo all'interno. Anche in questo caso non serve assolutamente, ho beccato un po' fuori che il resto, e non serve setacciare. Per altri dolci io consiglio sempre il setacciare la farina 1 o 2 volte, come anche per il pan di Spagna, perché comunque il setacciare la farina aiuta l'incorporamento della farina stessa nell'impasto. In questo caso utilizziamo una 00 normale, non abbiamo assolutamente problema nel setacciarla. Fa tutto la nostra planetaria. Allora vi faccio vedere l'impasto. È così, è già pronto, però è morbido. Allora, facendo così non solo ci salviamo il fatto di magari rovinare un dolce perché mettiamo già troppa farina prima, ma soprattutto in temperatura magari un po' troppo estreme. Adesso noi siamo quasi a Pasqua e non mi sembra ci sia caldo, cioè un po' caldo c'è, ma non tantissimo. Ma in casa. Esatto, in casa, fuori non c'è caldo. Però mettete caso, per esempio, che anch'io tipo a luglio o a giugno mi metto a fare pastoni da 10-20 kg di bensone. Se io facessi che metto un bordello di farina prima, dopo mi si sfalda tutto. Quindi il mettere meno farina aiuta sia se c'è una temperatura troppo elevata ambientale, sia soprattutto per non sbagliare troppo magari a metterci troppa farina. Allora intanto abbiamo fatto un po' di spazio. esatto, non abbiamo fatto un impasto gigante, però lo spazio sul tavolo ci serve. Allora, poca farina alla volta. Quindi tu hai aggiunto un po' di farina nel tavolo. Esatto. E se la prende man mano che tu lo impasti. Esattamente. Però è come la frolla, vuole impastato poco, deve essere bello liscio. No, qua invece lo possiamo impastare bello liscio. La quindi frolla, sì, meno la tocchiamo meglio è, anche perché comunque abbiamo paura che il burro si sciolga. Ma qua invece vogliamo un impasto in cui quando metteremo il dito un po' affonda, ma faccia anche un po' di resistenza. Adesso con un po' di elasticità. esattamente. Poi dopo, come sempre dico anch'io nei miei video, pasticciando si impara. Esatto, infatti io ho omesso di dirlo, ma Gianmarco, andatelo a vedere, ha un canale YouTube, Pasticciando si impara, dove vi fa vedere altre preparazioni, altri dolci. Mi raccomando, mettete un mi piace e andate a seguirlo. Adesso siamo a posto. Allora, intanto che tu finisci lì, perché so che si fa presto, no? Sì, io a quanto lo impostiamo il forno? Così lo metti in riscaldamento. Io solitamente cuocio in forno statico 180 gradi per 30-32 minuti per le pezzature che facciamo, perché faremo un bensone vuoto da 5 etti e un bensone alla marena da 4,50 più la marena. 5 etti o mezzo chilo fai? Mezzo chilo mi sembra, 5 etti. Quindi so che comunque 10 gradi in meno, 170 lo metto. Sì, esatto, mettiamo 170. Perché il mio è ventilato naturalmente. Esattamente, per il ventilato mettiamo 15-20 gradi in meno, va bene anche 170, e poi dopo mettiamo 20-25 minuti, più sui 25 minuti. Poi dopo piano piano, visto che come ogni cosa in cucina bisogna sempre farle nel proprio forno con i propri attrezzi e quant'altro. Sì, ogni forno è a sé. Esattamente, ogni forno è a sé, bisogna sempre testare e andare un po' a tentoni. Visto che comunque questo impasto, se aprite il forno non succede niente, non è una torta, un pan di Spagna che se aprite il forno c'è una forma. Controllate la cottura, insomma. Esattamente, aprite e controllate la cottura. Quando vedete che si è un po' dorato, se volete un po' più scuro, insomma è così. A me per esempio non piace troppo scuro, mi piace più bianco, più tenerino, chiaro. esatto. Mi piace più chiaro. Allora Davide, senti pure la consistenza. Sì. È morbido però resistente. Vedete il dito affonda ma non troppo. Sì, sì. Allora io non ho preso la bilancia, ma Va bene. ne dobbiamo fare due, quindi allora quello un po' più grande è quello vuoto. Allora quello vuoto non è così facile da capire, cioè almeno io l'ho provato a insegnare a qualcuno durante i miei video e quant'altro, non è così facile da capire, ma è semplicissimo da fare. Allora prendiamo la palla, Se hai fatto prendiamo la palla, poi la andiamo un attimo ad allungare a filone, lo giriamo, il taglio, ovvero la piegatura, la mettiamo sopra. Cosa facciamo? Qua andiamo a chiudere, poi con le dita in mezzo, facendo avanti e indietro, lo andiamo a chiudere. Fine così? Fine così. Poi dopo lo tiriamo su e lo andiamo ad adagiare sulla padella, ok?
ok? Adesso lo rifacciamo, ci mettiamo un altro pochino di farina. Intanto io che sono previdente, Esatto, lui ha già preparato la padella. con una carta da forno. Spostiamo questo qui. Allora ve lo rifaccio vedere, pertanto l'impasto non fa niente. Vedete che io quando ho già spezzettato anche questo, sto già facendo, faccio già così, poi metti in caso che non mi piace, lo rigiro. Perché faccio questo movimento avanti e indietro? Perché all'interno, se io lo piegassi e basta, ci verrebbe il vuoto, cioè non c'è la lievitazione totale del bensone. Invece facendo avanti e indietro, così, avanti, indietro, Si appiccica. esatto, si chiude. Detto con parole mie. Esatto, si chiude e via. E abbiamo il bensone vuoto. Però che bello. Quindi è importante l'arrotolamento. Era importante l'arrotolamento perché magari si cuoce, non lievita del tutto e una volta che noi lo andiamo a tagliare, dentro c'è quel ricciolino di pasta che magari non si è piegata bene e rimane vede. crudo. Esatto, si vede. Allora, adesso invece il bensone con la marena. Voi non vedete la marena ma sta arrivando. Questo schiacciando io. È più o meno la stessa cosa, però quando andiamo ad allungarlo Io qua ci posso mettere già la granella. bisogna tagliarlo, guarda. No, aspetta, fai Facciamo dopo, Una volta che ho fatto il filone, io cosa faccio? Lo vado a chiudere. Lo faccio a pallina, la riccia è sotto. Ci metto un pochetto di farina, non troppa, perché sennò dopo si secca, e lo inizio a schiacciare. Faccio esattamente come la pizza, ok? Non è che vado a schiacciare forte, vado a schiacciare piano piano con i palmi delle mani e poi dall'interno all'esterno. Per allargare. Esattamente, per allargare. Così avremo un interno più basso e un esterno un pochino più alto. Un cornicione. Un cornicione, esatto. Ah. Poi dopo alla fine lo andiamo un po' a chiudere. Ecco qua. Questo è il nostro bensone alla marena. Ci va la marena però, Allora, fuori scena un attimo, via. Torno col barattolo, naturalmente non facciamo pubblicità a nessuno. Scherzo. Ah, puoi farlo, tanto non, a me se mi vuoi mandare un bidone di marmellata, dopo me la mangio, non è la Marina Fabbri. Non è la Marina Fabbri, io me la faccio mandare direttamente dall'Abruzzo. Dall'Abruzzo? Dall'Abruzzo. Là la fanno biologicamente 100%, ovvero che lo zucchero è lo stesso quantitativo della Marena ed è una cosa assurda. Sai quanto è brusca? È abbastanza bruschetta. Dai, non lesinare. Ce ne va il giusto perché sennò dopo il bensone si apre. Naturalmente io ci metto anche qualcosa di mio, però via. E bella questa marmellata, mamma mia. Facciamo esattamente con la pizza. Poi sposto via. Brusca, Buona però. Ecco, adesso per chiuderlo, allora, lo rotoli. Per chiuderlo lo rotoliamo, non facciamo troppa pressione e voilà, poi lo andiamo a prendere e grazie mille Davide. Poi una volta che siamo qui lo andiamo a chiudere e uno e perché se no qua andiamo a fare una mini pressione nel lato e lo andiamo a chiudere sotto e voilà. Questo diventa come una ciabattina. Esattamente. Adesso sono stato un po' troppo non parsimonioso con la marina e c'è stato un po' chiuso. Ce n'è stata tanta. Ce n'è stata tanta, vedi, ad abbondare, meglio non abbondare quando è difficile. Meglio abbondare. Ma no, buona comunque. Allora, adesso il taglio, naturalmente per il bensone alla marina un taglio centrale va benissimo, invece per quello vuoto ne andiamo a fare un po', allora ne andiamo a fare 5-6 in mezzo e 3 o 4 ai lati. Queste qua si apriranno in cottura. Esattamente, Okay. si aprirà a cupoletta e non andiamo troppo in profondità perché sennò dopo si spacca. Quindi una volta tagliato, diciamo, fatto i tagliettini, va spennellato con l'uovo, dico bene. Esattamente. Naturalmente anche qua ce ne mettiamo il giusto. L'uovo gli dà sia la colorazione Che la collanza. esatto, anche la collanza, perché sennò col cavolo che la granella di zucchero resta attaccato. Forno pronto, Perfetto. E voilà, vuoi mettercela tu la granella? Ma sì, ti Il faccio giusto? qualcosa perché sono qua. Vai pure. Dimmi basta. Ah, vai. Io ce ne metto il doppio. No, non volevo, perché alla fine nel vassoio non fa niente. Vero, lo dico sempre anch'io.
però nel caso in cui scappi un po' ce l'andiamo a mettere tranquillamente. Va bene. La granella dà quel tocco di dolcezza in più al bensone. La marina possiamo infornare, dà quel tocco di dolcezza in più al bensone. Il bensone vuoto è quello tipico che possiamo impucciare alla mattina a colazione come se fosse un biscotto. Stai calmo. Bensone si puccia dentro al vino, dentro all'ambrusco. Quando siamo a pranzo da Giorgino, mangiato tutto il maiale che si può mangiare, ti danno il bensone tagliato a fette da pucciare nell'ambrusco. Esatto. Dopo uno lo puccia anche nel latte, naturalmente, però è fatto da mangiare con l'ambrusco a fine pasto. Sì. Va bene, allora vediamo i tempi di cottura. Come avevo detto prima, statico 180 gradi per una trentina di minuti, controlliamo che sia bello dorato fuori. E invece ventilato nel nostro caso 160-165 gradi, vi dico stessa unità di tempo, diamoli 5 minuti in meno, cioè 25 minuti andiamoli a controllare. Comunque 170 ho messo io il forno. Va bene, allora 170 facciamo 20-22 minuti. Poi eventualmente a fine cottura vi dico com'è meglio, però questo è un forno professionale che i 160 e i 170 sono veramente 170, cioè questo qui fa, quindi magari comparato con quello di casa è un po' diverso. Sì, molto diverso. Comunque partite da quella temperatura e poi lo guardate al minimo 20 minuti, poi tenetelo d'occhio, ecco. Perfetto. Ci vediamo per la prova assaggio. Allora, ci sono bastati 25 minuti di cottura, 170 gradi sono stati perfetti, questo è il risultato. A me piacciono chiari, non sono voluto andare troppo oltre. Non andiamo a esagerare troppo con la cottura, naturalmente li abbiamo lasciati raffreddare perché non vogliamo ustionarci con la marmellata, anche se è già successo in precedenti. Sì, perché questi qui quando la marmellata è calda ti si attacca abbastanza, ma soprattutto il vuoto, perché se è troppo caldo dentro si sbriciola, quindi evitiamo. Allora, prima di magari assaggiarli vogliamo parlare un attimo della conservazione. La conservazione tranquillamente, essendo un dolce da forno, può essere effettuata o sotto campana di vetro come avete in casa, oppure in un bel sacchetto di plastica per alimenti. Li teniamo chiusi, durano finché non finiscono, no, in realtà no, finché non è finito. Noi diamo comunque 10-12 giorni per quello vuoto, anche se può durare tranquillamente 2 settimane e mezzo, perché comunque noi diamo 10 giorni perché dopo tende a diventare comunque molto duro anche all'interno. Nella ricetta comunque anche i cantucci, come feci il video, i cantucci praticamente sono infiniti, ma gli diamo questa tempistica durata qua, shelf life. Per quanto riguarda invece il mensone alla marena, cioè con la marmellata all'interno, essendoci la marmellata a dare umidità all'impasto stesso, durano anche 20-25 giorni, ma vedete che le pezzature, e questo è grande perché noi lo vendiamo anche molto più piccolo, le pezzature secondo me pranzo, cena, colazione del giorno dopo è già finito. Secondo me questo finisce prima. Io ne ho tagliato il culetto. Hai tagliato il culetto? Allora, comunque guardate, variegatura perfetta, dolce, che questo qua mi piace un sacco perché essendo di Modena ci sono nato io. Così come... Esatto, come ha fatto notare Davide, c'è la marmellata tutta arrotolata proprio perché l'abbiamo fatta l'arrotolamento. Il buco, vedete, serve solamente per dare un più di impressione a quello che è il bensone alla marena. Alcuni mi hanno chiesto il bensone alla Nutella. No ragazzi, io non lo faccio alla Nutella, o Savor o a marena, ma questi sono gli unici due gusti con cui io li faccio. Poi voi a casa fate quello che volete. Si può fare anche con l'albicocca? Sì, con l'albicocca. A Milano lo fanno con l'albicocca, ragazzi. Io allora, gusto ottimo, sa al sottofondo di limone, si sente l'aroma che è buonissimo, rinfresca un sacco, e la marmellata è spaziale, buonissima, dolce, buonissimo. Non ho parole, cioè come quelli di sommelier che ti danno tutte le descrizioni sottobosco, castagne, caffè. Vabbè, questo qui sa di bensone, le Bounda Bow. Pochi ingredienti, mi raccomando, cerchiamo sempre ingredienti almeno media alta fascia, non vi dico super fascia, media alta fascia. Anche la marena che io mi faccio mandare direttamente dall'Abruzzo è una buona marena, ma davvero eccezionale. Si trovano delle eccezionali marene anche qua a Modena, assolutamente, però io ne ho provate
già una decina e sinceramente con queste, soprattutto in forno, mi trovo perfettamente. Il burro lo sentirete quando andrete a rifare a casa la ricetta, il burro si sente, si deve sentire perché dà quel gusto in più. Quindi sì. abbiamo il burro che è buono, che sa di burro, il limone che è buono, che sa di limone e tutto il resto lo facciamo noi. Quindi Bravo Gianmarco. Allora, grazie mille. Bensone ben riuscito, ringrazio Gianmarco, ricordatevi, iscrivetevi Pasticciando si impara sul suo canale YouTube. Siamo quasi a 10.000 iscritti. Bello, Piano piano bello, cresciamo anche noi. E vabbè, iscrivetevi anche sul mio canale. Assolutamente, visto siamo qua. Visto che ci siete, e mettete mi piace al video se il video vi è piaciuto. Vi lascio sotto in descrizione le dosi che ha detto lui, i tempi di cottura e provateci perché è veramente buono. Oggi abbiamo tagliato solo quello con la marmellata perché Si andrà a sprecare anche quello vuoto. sprecare no, perché non è sprecato, lo spreco io stasera. Vi faccio vedere qua è la chiusura che abbiamo fatto nell'arrotolamento del bensone e poi voi vedete a casa il risultato che dà. Dovreste farlo perché anch'io ci ho provato varie volte, arrotolare in un modo, arrotolare in un altro è totalmente diverso. Adesso Davide si taglia l'altra fetta. Infatti stavo guardando se per caso si taglia in una maniera diversa, è diverso come gusto. Esatto, no, bisogna dai, tagliare per scherzo. forza così. Va bene, da Gianmarco e Davide è tutto, ci vediamo in un prossimo video, speriamo che Gianmarco torni e ci Volentieri. porti una ricetta nuova e buon bensone a tutti. Ciao. Ciao.